Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Lavoravo come sua domestica, ma lui non sapeva una cosa. Io non ero povera. Mi chiamo Emma. Mio padre è il proprietario della banca che possiede il suo debito. E questa sera comprerò la casa dove lui mi ha fatto dormire accanto alla cucina. Questa è la mia storia. Ho 24 anni. Vivo in una grande città piena di grattacieli, auto costose e persone ricche. La mia famiglia è una delle più ricche della città. Mio padre è il proprietario della Royal City Bank, una delle banche più grandi della città. Avevamo tutto, una grande casa, belle automobili, vestiti costosi, tutti ci sorridevano, ma iniziai a notare qualcosa di brutto. Molte persone ricche erano gentili solo con altre persone ricche. Sorridevano a chi aveva soldi, ma ignoravano i lavoratori. Guardavano dall'alto in basso le domestiche, gli autisti, i cuochi, gli addetti alle pulizie e le guardie. Odiavo tutto questo. Un giorno mi chiesi: se le persone non conoscessero il nome della mia famiglia, come mi tratterebbero? Quella domanda rimase nella mia mente. Così presi una decisione. Avrei lasciato per un po' la mia vita comoda. Avrei indossato vestiti semplici. Avrei lavorato come domestica nella casa di un uomo ricco. Volevo vedere la verità con i miei occhi. Quando lo dissi a mio padre, lui mi fissò. Emma, disse, non hai mai vissuto una vita del genere. Sarà difficile. Lo so, risposi. Ma voglio imparare. Lui sospirò. Sei testarda come tua madre. Poi sorrise con tristezza e disse: va bene, ma se ti senti in pericolo, torna subito a casa. Glielo promisi. Pochi giorni dopo trovai un annuncio sul giornale. Cercasi domestica, deve cucinare, deve pulire, lunghe ore di lavoro. La casa apparteneva al signor Lorenzo Moretti, un giovane uomo d'affari. Le persone in città dicevano che aveva successo, andava a feste eleganti, indossava abiti costosi, guidava un'auto argentata. Ma mio padre una volta mi aveva detto una cosa su di lui. Lorenzo Moretti sembrava ricco, ma la sua attività era in difficoltà. Doveva molti soldi alla Royal City Bank. Questo mi rese ancora più curiosa. Comprai un vecchio vestito grigio e delle semplici scarpe marroni. Mi legai i capelli e non misi trucco. Quando mi guardai allo specchio, non vidi Emma Sterling, la figlia del banchiere. Vidi una giovane donna stanca in cerca di lavoro. La mattina seguente andai alla villa di Lorenzo. La casa era enorme. Grandi colonne bianche si trovavano davanti all'ingresso. Il giardino era verde e perfetto. I fiori crescevano lungo il sentiero. Camminai fino alla porta e bussai. Il mio cuore batteva forte. La porta si aprì.
Davanti a me c'era Lorenzo Moretti. Era alto e bello, ma i suoi occhi erano freddi. Guardò il mio vestito, poi le mie scarpe e infine il mio viso. Non sorrise. «Chi sei?» chiese. «Mi chiamo Emma», risposi piano. «Sono venuta per il lavoro di domestica». Lui fece una breve risata. «Sembri debole», disse. «Questa casa non è facile da gestire». «Posso lavorare duramente, signore». Incrociò le braccia. «Bene, puoi iniziare oggi. Ma ascolta bene, non mi piace la polvere. Non mi piace il rumore, non mi piace il cibo in ritardo. Se la casa è sporca, te ne vai. Se la cena è cattiva, te ne vai. Hai capito?» «Sì, signore». «La paga è bassa», disse. «La tua stanza è vicino alla cucina. Ora entra e comincia a lavorare». Si voltò e se ne andò prima che potessi rispondere. Non mi chiese se avevo mangiato, non mi chiese se ero stanca. Dava soltanto ordini. Entrai e trovai la mia stanza. Era piccola e buia. C'era un letto duro, una piccola lampada e nessuna finestra. Per un momento pensai al mio letto morbido a casa, ma non me ne andai. Ero venuta per conoscere la verità. Così posai la mia borsa, legai il grembiule e andai in cucina. La cucina era grande, ma sporca. Il lavandino era pieno di piatti. I bicchieri erano sul tavolo. C'erano resti di cibo sul piano di lavoro. Iniziai a lavare. L'acqua era calda. Le mie mani diventarono rosse. La schiena iniziò a farmi male. Ma continuai. Piatto dopo piatto. Bicchiere dopo bicchiere. Poi spazzai il pavimento. Strofinai le piastrelle in ginocchio, pulii i ripiani, pulii il fornello. Dopo la cucina pulii il soggiorno. C'erano sedie bianche, tavoli lucidi e molte finestre. Alla sera le mie braccia sembravano pesanti. Poi Lorenzo gridò dalla sala da pranzo: «Emma, dov'è la mia cena?» «La sto preparando adesso, signore», risposi. Stavo cucinando pollo, riso e insalata. «Sbrigati», disse, «e portami dell'acqua fredda». Gli portai un bicchiere con il ghiaccio. Beve e aggrottò la fronte. «Non è abbastanza fredda. La prossima volta usa più ghiaccio. Sei lenta». Una rabbia improvvisa salì nel mio petto, ma la trattenni. «Sì, signore, me lo ricorderò». Terminai la cena e gli misi il cibo davanti. Lui mangiò in fretta. Non disse grazie. Non disse che il cibo era buono. Quando finì si alzò. «Pulisci tutto e domani mattina non fare rumore. Dormo fino a tardi». Poi salì al piano di sopra. Io pulii il tavolo da sola. Lavai il suo piatto, il suo bicchiere, la sua forchetta e il suo coltello. Poi mangiai un po' di riso freddo in cucina. Quella notte mi sdraiai sul letto duro della mia piccola stanza.
I miei piedi facevano male. Le mie mani erano ruvide. Il mio corpo era stanco, ma la mia mente era sveglia. Pensavo a Lorenzo. Aveva una casa bellissima. Aveva vestiti costosi. Aveva un nome famoso, ma non c'era alcuna gentilezza dentro di lui. E quella notte capii una cosa importante. Alcune persone sono ricche di denaro, ma molto povere di cuore. I giorni passarono, passò una settimana, poi 2 settimane, poi un mese. Ogni mattina mi svegliavo alle 5, indossavo lo stesso vecchio vestito grigio e le stesse dure scarpe marroni, preparavo il caffè, cucinavo la colazione, pulivo le camere da letto, lavavo i bagni, stiravo le camicie di Lorenzo, strofinavo i pavimenti fino a farmi male alla schiena. Lorenzo non era mai gentile, trovava sempre qualcosa di cui lamentarsi. Se c'era una piccola macchia su un bicchiere, gridava. Se la sua camicia non era perfetta, la buttava sul pavimento. Rifallo, diceva. Non sai fare bene nemmeno una cosa semplice. Le sue parole erano crudeli. Ragazza povera, ragazza inutile, ragazza lenta. Sentivo quelle parole quasi ogni giorno. All'inizio mi facevano male, ma dopo un po' imparai una cosa importante. Le parole crudeli non dicono sempre la verità sulla persona che le ascolta. A volte le parole crudeli mostrano soltanto l'oscurità che c'è dentro la persona che le pronuncia. Non dimenticai chi ero. Ero ancora Emma Sterling. Ero ancora la figlia di mio padre. Indossavo soltanto un vestito grigio. Un freddo martedì successe qualcosa di brutto. Fuori pioveva. Il vento era forte. Tutta la casa sembrava buia e pesante. Stavo preparando il pranzo per Lorenzo. Cucinai una zuppa calda di pomodoro e preparai un panino al formaggio. Versai la zuppa in una delle sue costose ciotole. Era bianca, con dei fiori dorati sul lato. Lorenzo mi aveva detto molte volte che quella ciotola era molto costosa. La misi su un vassoio e camminai con attenzione nel corridoio. Il pavimento era di marmo liscio, era sempre bellissimo ma scivoloso. Le mie vecchie scarpe erano piatte e consumate. Feci un passo, poi un altro, e all'improvviso il mio piede scivolò. Il vassoio si mosse tra le mie mani. Oh no, sussurrai. La ciotola cadde. Crash. Il rumore riempì tutta la casa. La ciotola si ruppe in molti pezzi. La zuppa rossa schizzò sul pavimento, sul muro e sul mio vestito. Rimasi immobile. Un secondo dopo, Lorenzo uscì correndo dal suo ufficio. Vide la ciotola rotta, vide la zuppa, poi guardò me. Il suo viso diventò rosso. Stupida! Gridò. Guarda cosa hai fatto! Ero in ginocchio. Mi dispiace, signore, dissi. La mia scarpa è scivolata. È stato un incidente. Un incidente? Gridò.
quella ciotola costa più di quanto guadagnerai in tutta la tua vita. Sei solo una domestica povera. La pagherai. Ogni settimana prenderò dei soldi dal tuo stipendio. Avevo voglia di ridere. Avevo voglia di dire: Lorenzo, posso comprare tutte le ciotole di questa casa. Posso comprare tutta questa casa se lo voglio. Ma non dissi nulla. Lo lasciai parlare. Lo lasciai mostrare chi era davvero. Pulisci subito, disse, e oggi non mangerai il pranzo. Non te lo meriti. Poi tornò nel suo ufficio e sbatté la porta. Per un momento rimasi seduta lì, in silenzio. La pioggia colpiva le finestre. La zuppa era ancora calda sulle mie mani. Raccolsi un pezzo rotto della ciotola e mi tagliai un dito. Una piccola goccia di sangue cadde sul pavimento di marmo. La guardai. Poi asciugai una lacrima dalla mia guancia, solo una. Dopo quello mi alzai. Presi dell'acqua calda, una spugna e un asciugamano. Pulii il muro. Raccolsi ogni pezzo rotto. Strofinai il marmo fino a farlo brillare di nuovo. Non mangiai il pranzo, ma quel giorno qualcosa cambiò dentro di me. Non stavo più soltanto osservando. Stavo facendo un piano. Lorenzo Moretti aveva bisogno di una lezione e io ero la persona che gliel'avrebbe insegnata. Qualche giorno dopo, Lorenzo uscì con la sua auto argentata. Prima di andare indicò il suo ufficio e disse: «Pulisci quella stanza oggi, ma non toccare i miei documenti, tanto non li capiresti». Dopo che se ne andò, entrai nel suo ufficio. Era una stanza scura e costosa. C'erano scaffali di legno, libri spessi, una grande scrivania e una poltrona di pelle nera. Prima spolverai gli scaffali, poi la lampada, poi il bordo della scrivania. C'erano documenti dappertutto, fatture, lettere, buste e appunti. Cercai di non toccarli, ma poi vidi qualcosa di familiare. Un logo dorato su un foglio bianco, uno scudo e una chiave. Il mio cuore si fermò per un secondo. Era il logo della Royal City Bank, la banca di mio padre. Guardai la porta. Non c'era nessuno. Lentamente presi il foglio. Era una lettera ufficiale. C'erano timbri rossi sopra. Sapevo bene cosa significavano i timbri rossi. Problemi. Lessi la lettera con attenzione. Diceva che Lorenzo Moretti non aveva pagato il suo prestito per 3 mesi. Il debito era enorme. Se non avesse pagato l'intera somma entro 10 giorni, la banca avrebbe preso la casa. La lessi di nuovo. Poi ancora una volta. La casa sarebbe diventata proprietà della Royal City Bank. Guardai gli altri documenti. C'erano bollette non pagate per la sua auto, i suoi vestiti, le sue feste, il suo vino e la sua vita costosa. Le cifre erano enormi. Lorenzo non era ricco.
Lorenzo stava affondando. Viveva dentro una bellissima menzogna. L'uomo orgoglioso che mi chiamava povera non possedeva nemmeno il pavimento sotto i suoi piedi. La sua villa stava quasi per diventare proprietà di mio padre. Rimisi i documenti esattamente dove li avevo trovati, pulii la scrivania. Poi uscii e chiusi la porta in silenzio. Un piccolo sorriso apparve sul mio volto. Lorenzo pensava di essere un re, ma era soltanto un uomo pieno di debiti e la mia famiglia aveva la chiave del suo castello. Tornai in cucina e iniziai a tagliare le verdure. Per la prima volta in quella casa sorrisi mentre lavoravo, perché ora conoscevo la verità. Il potere era passato nelle mie mani. Lorenzo pensava di essere il padrone della casa, ma ora conoscevo la verità. Era soltanto un uomo con un enorme debito. E quel debito apparteneva alla banca di mio padre. 2 giorni dopo, Lorenzo mi chiamò nel soggiorno. Sembrava preoccupato, ma cercava di comportarsi con orgoglio. «Emma», disse, «questo fine settimana farò una cena. Verranno persone importanti, uomini d'affari, persone ricche. Voglio che la casa sia perfetta». «Sì, signore», risposi. «Preparerai del buon cibo», continuò. «Carne, patate, dolci, tutto quanto. Pulirai ogni stanza, indosserai un grembiule pulito. E ascolta bene, non parlare con i miei ospiti. Sei soltanto la domestica. Servi il cibo, versa le bevande e resta in silenzio». «Ho capito, signore», risposi con calma. «Bene», disse. «Ora vai». Il sabato arrivò rapidamente. Mi svegliai prima dell'alba. Pulii la casa da cima a fondo, lavai i pavimenti, pulii le finestre, lucidai i tavoli, feci profumare le stanze con limone e fiori. Poi andai in cucina. La cucina diventò molto calda. Cucinai la carne per ore. Preparai le patate, feci dei dolci. Pulii i bicchieri fino a farli brillare. Preparai i vassoi d'argento. I miei piedi facevano male, la mia schiena faceva male. Le mie mani erano secche, ma continuai a lavorare. Volevo che tutto fosse perfetto, non per Lorenzo, per me stessa. Alle 8 arrivarono gli ospiti. Sentii il campanello. Sentii delle voci nell'ingresso. Guardai dalla cucina e vidi 10 ospiti. Gli uomini indossavano abiti costosi. Le donne portavano lunghi vestiti e gioielli scintillanti. Lorenzo sorrideva con un sorriso falso. «Benvenuti a casa mia», disse ad alta voce. «Entrate pure, mettetevi comodi». Feci un respiro profondo. Sistemai il grembiule e portai un vassoio con del vino nel soggiorno. La stanza era piena di risate. Offrii del vino a un uomo con un abito blu. Prese un bicchiere e non mi guardò nemmeno. Offrii del vino
a una donna con un vestito verde, prese un bicchiere e non disse grazie. Per loro ero invisibile, non ero una persona, ero soltanto una domestica che portava da bere. Poi una donna alta con i capelli biondi si guardò intorno. Lorenzo, disse, la tua casa è bellissima. Come fai a tenerla così pulita? Hai molti dipendenti? Lorenzo rise. No, disse, solo una domestica. Poi indicò me. Lei è Emma. La donna mi guardò dalla testa ai piedi, guardò il mio vecchio vestito grigio e il mio viso stanco. Oh, disse, sembra molto semplice. Perché tieni una domestica così? Sei ricco, dovresti assumere qualcuno di meglio. Lorenzo rise ancora più forte. Lo so, disse, non ha nulla di speciale, è povera, lenta e maldestra, ma lavora per pochi soldi. Qualcuno deve pur pulire i bagni, no? La donna rise. Poi risero anche gli altri ospiti. 10 persone ricche ridevano di me nel mezzo della stanza. Rimasi immobile con il vassoio tra le mani. Il mio viso diventò caldo. Il mio cuore batteva forte. Per un momento ebbi voglia di gridare. Volevo dire loro il mio vero nome. Volevo dire: posso comprare questa casa questa sera. Ma non lo feci. Mantenni un'espressione calma, guardai Lorenzo, poi guardai la donna, abbassai leggermente la testa e dissi: mi scusi. Poi tornai in cucina. Posai il vassoio sul bancone e chiusi gli occhi. La mia rabbia non era più calda, era fredda, silenziosa, concentrata. Avevo visto abbastanza. La cena continuò. Mangiarono il cibo, bevvero il vino, risero nel soggiorno. Io li servii. Portai via i piatti, lavai le stoviglie, pulii la cucina. Era passata la mezzanotte quando gli ospiti finalmente se ne andarono. Lorenzo salì al piano di sopra senza dire una sola parola di ringraziamento. Spensi le luci e andai nella mia piccola stanza buia. Mi sedetti sul letto duro. Poi infilai la mano sotto il materasso e tirai fuori il mio telefono. Era l'unica cosa costosa che avevo portato con me. Lo accesi. La luce dello schermo illuminò la stanza. Chiamai mio padre. Dopo alcuni squilli rispose con una voce assonnata: «Pronto?» «Papà», dissi piano. «Emma?» La sua voce cambiò subito. «Stai bene? Vuoi tornare a casa? Posso mandare subito l'auto». Sorrisi. «Sto bene, papà, ma il mio tempo qui è finito. Ho imparato quello che dovevo imparare». Rimase in silenzio per un secondo. «Allora torna a casa domani», disse. «Faremo colazione insieme». «Tornerò a casa», dissi, «ma prima ho bisogno del tuo aiuto». «Qualsiasi cosa», disse. «Dimmi». «Ho bisogno che tu controlli un fascicolo in banca. Il nome è Lorenzo Moretti». Ci fu silenzio. Poi
sentii un movimento. Mio padre si stava alzando dal letto. Un momento dopo sentii il rumore del suo computer che si apriva. Lorenzo Moretti, disse. Sì, vedo il fascicolo. Ha un prestito molto grande sulla casa. Lo sta pagando? Chiesi. No, disse mio padre. La sua voce diventò seria. Non paga da mesi. Abbiamo inviato l'ultimo avviso. Il pignoramento è pronto. Quando la banca prenderà la casa? Domani sera, disse. Alle 6 il nostro team porterà i documenti finali. La proprietà apparterrà alla banca. Feci un respiro lento. Papà, dissi, voglio comprare quella casa. Mio padre si fermò. Quella casa? Ma perché? È una questione personale, dissi. Voglio proprio quella casa. Pagherò con il mio conto personale. Per favore, prepara i documenti. Voglio essere la proprietaria legale prima delle 6 di domani. Per un momento non disse nulla, poi rise piano. Sei mia figlia, disse. Quando prendi una decisione, nessuno può fermarti. Puoi farlo? Chiesi. Sì, disse. Vieni nel mio ufficio a mezzogiorno. I documenti saranno pronti. Grazie, papà. Ti voglio bene, Emma. Anch'io ti voglio bene. Terminai la chiamata e rimasi seduta nella stanza buia. La casa era silenziosa. Lorenzo dormiva al piano di sopra, convinto di possedere ancora tutto. Ma domani tutto sarebbe cambiato. Terminai la chiamata e nascosi di nuovo il telefono sotto il materasso. Poi mi sdraiai sul letto duro e fissai il soffitto buio. Non avevo più sonno, il mio corpo era stanco, ma la mia mente era completamente sveglia. Domani tutto sarebbe cambiato. Domani la domestica non sarebbe più stata una domestica. La mattina seguente mi svegliai alle 5, come sempre. Ma quella mattina era diversa. Non indossai il vecchio vestito grigio. Lo presi dalla sedia e lo guardai. Era pieno di macchie di sapone, di zuppa e dei segni di lunghi giorni di lavoro. Lo piegai con cura e lo posai sul piccolo letto. Non indossai nemmeno le pesanti scarpe marroni. Le lasciai sul pavimento. Poi aprii la mia borsa e tirai fuori i vestiti che avevo nascosto dentro. Pantaloni neri, una camicetta bianca pulita e morbide scarpe nere. Mi pettinai i capelli, li lasciai cadere sulle spalle, mi guardai nel piccolo specchio. Emma Sterling stava tornando, la casa era silenziosa. Lorenzo dormiva sempre fino a tardi la domenica, soprattutto dopo una grande festa. Attraversai la cucina un'ultima volta. Guardai il fornello, il lavandino e il piano di marmo. Avevo passato molte ore lì a lavare, cucinare e pulire. Toccai delicatamente il freddo piano di marmo. Addio, sussurrai.
poi attraversai il corridoio e aprii la porta d'ingresso. L'aria fresca del mattino entrò nella casa. Il cielo era rosa e arancione. Gli uccelli cantavano nel giardino. Uscii, chiusi la porta in silenzio e attraversai il cancello. Non mi voltai indietro. Sulla strada principale chiamai un taxi. «Dove la porto, signorina?» chiese l'autista. «Alla Royal City Bank», risposi. «Alla sede centrale». La città si stava svegliando mentre viaggiavamo. I negozi stavano aprendo. Le auto si muovevano lentamente per le strade. La luce del sole illuminava i grattacieli. Quando arrivammo, pagai l'autista e salii i larghi gradini di pietra. La banca era chiusa ai normali clienti perché era domenica, ma l'ingresso laterale era aperto. La guardia mi vide e sorrise. «Buongiorno, signorina Sterling», disse. «Bentornata». «Buongiorno, Bob», risposi. «Mio padre è al piano di sopra?» «Sì, signorina, la sta aspettando». Presi l'ascensore privato fino all'ultimo piano. Mio padre era nel suo ufficio. Quando mi vide, si alzò e mi abbracciò forte. «La mia coraggiosa ragazza», disse, poi guardò le mie mani. Il suo volto diventò serio. «Emma, le tue mani!» Guardai in basso, la mia pelle era arrossata. C'era ancora un piccolo taglio su un dito. «È stato un lavoro duro», dissi. «Ma ho imparato molto». Lui annuì. «Allora non è stato tempo sprecato». Sulla sua scrivania c'era una cartella spessa. La toccò con un dito. «Questi sono i documenti della casa dei Moretti», disse. «La banca ha completato il pignoramento questa mattina. Lorenzo Moretti non è più il proprietario. Tu stai acquistando la casa dalla banca per l'importo che lui deve ancora pagare». Mi porse una penna, aprii la cartella e vidi l'indirizzo. La casa sulla collina, la casa dove avevo pulito i pavimenti in ginocchio, la casa dove Lorenzo mi aveva chiamata povera e inutile. Firmai il mio nome in fondo, Emma Sterling. Mio padre mise il timbro sui documenti. «È fatto», disse. «Tu sei la nuova proprietaria». «Grazie, papà», dissi. «A che ora andranno lì i funzionari della banca?» chiesi. «Alle 6 di questa sera», rispose. «Gli consegneranno i documenti finali. Dovrà lasciare la casa immediatamente». «Bene», dissi. «Ho alcune cose da fare prima di allora». Lasciai la banca e andai nel mio salone di bellezza preferito. Le donne che lavoravano lì mi conoscevano. Quando videro il mio viso stanco e le mie mani rovinate, rimasero scioccate. «Signorina Sterling, dov'è stata?» chiese una di loro. Sorrisi. «Fatemi tornare quella di prima». Mi lavarono i capelli con acqua calda. Li asciugarono e li sistemarono in morbide onde.
mi dipinsero le unghie di un rosso intenso, mi truccarono con cura. Quando mi guardai allo specchio, la domestica stanca era sparita, la donna potente era tornata. Poi andai in una boutique elegante. La direttrice si avvicinò subito. «Signorina Sterling, come posso aiutarla?» «Ho bisogno di un vestito», dissi, «qualcosa di rosso, qualcosa di forte». Mi mostrò diversi abiti. Scelsi un vestito di seta rosso scuro. Era semplice, bellissimo e pieno di carattere. Comprai anche un paio di lucidi tacchi alti neri. Quando camminavo producevano un suono netto. Alle 5 chiamai il mio autista. Una lunga auto nera si fermò davanti all'ingresso. Thomas mi aprì la portiera. «Buonasera, signorina Sterling». «Buonasera, Thomas», risposi. «Portami alla casa dei Moretti. Arriveremo alle 6:15». «Sì, signorina». L'auto si muoveva dolcemente attraverso la città e saliva sulla collina. Quando arrivammo alla casa, 2 auto nere erano già nel vialetto. I funzionari della banca erano dentro. Thomas fermò la macchina davanti ai gradini e mi aprì la portiera. Scesi dall'auto. L'aria della sera era fresca. Il mio vestito rosso si muoveva dolcemente. La casa era illuminata con tutte le luci accese. Era bellissima. Sembrava mia. Salì i gradini. La porta d'ingresso era socchiusa. La spinsi e entrai nel grande ingresso. Il pavimento di marmo brillava sotto le luci, lo stesso pavimento che avevo strofinato il giorno prima. Dal soggiorno sentii Lorenzo urlare: «È impossibile, non potete farlo! Io sono Lorenzo Moretti! Questa è casa mia!» Poi sentii una voce calma. Era il signor Davis, il funzionario della banca. «Mi dispiace, signor Moretti, non ha pagato il suo prestito per 4 mesi. La Royal City Bank ha completato il pignoramento. Lei non ha più alcun diritto legale su questa proprietà». «No!» gridò Lorenzo. «Mi serve solo un po' di tempo. Ho dei soldi in arrivo. Datemi una settimana, vi prego». «La proprietà è già stata venduta», disse il signor Davis. «La banca non ne è più proprietaria. Il nuovo proprietario ne prenderà possesso questa sera». La voce di Lorenzo cambiò. «Venduta», disse. «Chi l'ha comprata? Voglio parlare con questa persona. Spiegherò tutto. Forse mi permetterà di restare». Ci fu un breve silenzio. Poi Lorenzo chiese: «Chi è il nuovo proprietario?» Feci un respiro profondo, alzai la testa, sistemai la parte anteriore del mio vestito rosso e iniziai a camminare lungo il corridoio. I miei tacchi colpirono il pavimento di marmo. Il suono si diffuse nella casa silenziosa. Le voci nel soggiorno si fermarono.
mi avevano sentita arrivare. Girai l'angolo e mi fermai all'ingresso della stanza. La luce brillante del lampadario cadeva su di me. 3 funzionari della banca erano vicino al tavolo. Lorenzo era accanto al camino. Sembrava distrutto. I suoi capelli erano spettinati. Il suo viso era coperto di sudore. La sua cravatta era allentata. I suoi occhi erano pieni di paura. Poi mi vide. All'inizio non capì. Guardò i miei tacchi neri, guardò il mio vestito rosso, guardò i miei capelli, guardò il mio viso. La sua bocca si aprì. «Emma», sussurrò, «la domestica». Sorrisi con calma ed entrai nella stanza. «Ciao Lorenzo», dissi. Non lo chiamai più signore, non più. Lui fece un passo indietro. «Che cosa ci fai qui?» disse. «Perché sei vestita così? Hai rubato quei vestiti. Torna in cucina. Non è il momento». Stava ancora cercando di darmi ordini, ancora non aveva capito. Poi uno dei funzionari della banca si voltò verso di me e abbassò la testa con rispetto. «Buonasera, signorina Sterling», disse. «L'avviso finale è stato consegnato». Lorenzo rimase immobile. «Signorina Sterling», disse lentamente. Il suo viso diventò bianco. «Sterling, come la Royal City Bank». «Sì», risposi. «Come la Royal City Bank». Feci un passo avanti. «Mio padre è il proprietario della banca, Lorenzo. La stessa banca da cui hai preso i soldi, la stessa banca che hai rifiutato di pagare». Lorenzo mi fissò. Le sue mani iniziarono a tremare. «Ma tu eri la mia domestica», disse. «Hai pulito la mia casa, dormivi vicino alla cucina, indossavi quel vecchio vestito grigio». «È vero», dissi. «Ho pulito i tuoi pavimenti, ho lavato i tuoi piatti, ho cucinato i tuoi pasti». Lo guardai dritto negli occhi. «E l'ho fatto perché volevo vedere chi eri davvero». La stanza era silenziosa. Volevo sapere come trattavi qualcuno senza potere, qualcuno senza soldi, qualcuno che tu consideravi inferiore. La mia voce diventò più fredda. «E adesso lo so». Lorenzo abbassò lo sguardo. «Sei stato crudele, mi hai urlato contro, mi hai insultata, hai riso di me davanti ai tuoi ospiti, mi hai chiamata povera, lenta e inutile». Aprii la mia borsa e tirai fuori i documenti. L'atto di proprietà della casa. «Ho comprato questa casa oggi», dissi, «con i miei soldi». Gli occhi di Lorenzo si riempirono di panico. «Questa è casa mia adesso, il mio corridoio, la mia cucina, i miei pavimenti, il mio soggiorno». Abbassai i documenti. «E non ti voglio qui». Lorenzo cadde improvvisamente in ginocchio. «Ti prego, Emma», disse. «Perdonami, ho sbagliato».
ero stressato, avevo problemi di soldi, non sapevo chi fossi. Ed è proprio questo il problema, dissi piano. Sei gentile solo con chi ha potere. Lui iniziò a piangere ancora di più. Non ho nessun posto dove andare, disse. I miei amici non mi aiuteranno. Ti prego, non mandarmi via. Lo guardai dall'alto. Non mi sentivo felice, non mi sentivo arrabbiata. Provavo soltanto tristezza. Il suo orgoglio lo aveva distrutto. Ti ricordi della ciotola? Chiesi. Lui alzò lo sguardo. Quando ho fatto cadere la tua ciotola, mi hai detto che chiedere scusa non bastava. Hai detto che dovevo pagare per il mio errore. Lorenzo non disse nulla. Allora adesso, Lorenzo, devi pagare per il tuo. Mi voltai verso il funzionario della banca. Signor Davis, si assicuri che prenda solo le sue cose personali e lasci la casa. Se si rifiuta, chiami la polizia. Sì, signorina Sterling, rispose. Mi voltai e me ne andai. Dietro di me Lorenzo stava piangendo, ma non mi girai. Salii la grande scalinata ed entrai nella camera padronale. La stanza era enorme, le finestre si affacciavano sulla città. Rimasi vicino alla finestra e osservai le luci sotto di me. Qualche minuto dopo sentii la porta d'ingresso aprirsi, poi chiudersi, poi un'auto allontanarsi. Lorenzo Moretti se n'era andato. La casa era mia. Feci un respiro profondo. Per la prima volta quella casa mi sembrava tranquilla. Il mio tempo come domestica era finito. Il mio segreto era stato scoperto. Ma la lezione più importante non riguardava il denaro, riguardava le persone. I soldi possono comprare una villa, i soldi possono comprare vestiti bellissimi, i soldi possono comprare orologi d'oro e auto costose, ma i soldi non possono comprare la gentilezza, i soldi non possono comprare il rispetto. I soldi non possono comprare un buon cuore. Lorenzo sembrava ricco, ma dentro era povero, povero di gentilezza, povero di rispetto, povero di carattere. E quando perse la sua casa, perse anche la maschera che aveva indossato per tanto tempo. Anch'io imparai qualcosa. Lavorare duramente non è una vergogna. Pulire i pavimenti non è una vergogna. Cucinare per gli altri non è una vergogna. Lavare i piatti non è una vergogna. La vera vergogna è trattare le persone che lavorano duramente come se non valessero nulla. Quindi, se in questo momento stai lavorando sodo, ricordati questo. Il tuo lavoro non ti rende piccolo. I tuoi vestiti non decidono il tuo valore. Il tuo conto in banca non decide il tuo cuore. Tu hai valore. Tu sei importante. Tu meriti rispetto. E se qualcuno ti guarda dall'alto in basso, questo mostra il suo carattere, non il tuo. Sii gentile con gli addetti alle pulizie.
Sii gentile con i camerieri. Sii gentile con gli autisti. Sii gentile con le domestiche. Sii gentile con ogni persona che lavora duramente. Perché non sai mai veramente chi sia una persona. La persona che ti serve il cibo può avere un cuore più forte di quella seduta al tavolo costoso. La persona che pulisce il pavimento può avere più dignità della persona che indossa un abito costoso. Per un mese ho indossato un vestito grigio. Per un mese ho dormito in una piccola stanza. Per un mese ho lavorato con mani stanche e piedi doloranti. Ma sono orgogliosa di quel mese, perché la ragazza con il vestito grigio mi ha insegnato qualcosa che il vestito rosso non avrebbe mai potuto insegnarmi. Mi ha insegnato l'umiltà, mi ha insegnato la forza, mi ha insegnato la verità. Mi chiamo Emma Sterling. Sono stata la sua domestica, ora possiedo la sua casa, ma più di tutto possiedo la mia dignità. Grazie per aver guardato tutta la storia. Se sei rimasto fino alla fine, te ne sono davvero grata. La storia di Emma ci insegna qualcosa di importante. I soldi possono comprare una grande casa, ma non possono comprare la gentilezza, il rispetto o un buon cuore. Ora ho un piccolo esercizio per te. La parola di oggi è dignità. Scrivi una semplice frase nei commenti usando la parola dignità. Per esempio, Emma ha mantenuto la sua dignità. Oppure, ogni lavoratore merita dignità. E dimmi anche, Emma ha fatto bene a dare una lezione a Lorenzo. Sì o no? Se questa storia ti ha aiutato a praticare l'ascolto dell'italiano, iscriviti a Italiano Thales per altre semplici storie in italiano. Continua ad ascoltare, continua a praticare e ci vediamo nella prossima storia. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.